Beh, vista la situazione e quanto tempo è passato, direi che è il caso di fare un recap. Mi chiamo Edoardo Mazzuoli e l'anno scorso ho lavorato con Yamaha ad un progetto che consiste nel raccontare come una moto stradale da concessionario può funzionare benissimo nell'utilizzo in pista per poi modificarla con il kit GYTR. Oggi vediamo anche che diavolo di fine ha fatto il mio kit. Siccome è passato un po' di tempo e nel mentre il canale è cresciuto e ci sono delle persone che mi seguono anche per altri motivi, ho pensato che fosse utile e fosse necessario spiegare che cosa sto facendo con Yamaha, con la R6 Race e quali sono gli obiettivi. Il progetto nasce dal fatto che Yamaha è stata la prima casa al mondo a decidere di vendere una moto da corsa, ovvero proprio come si fa nel motocross. Vai al concessionario, ti danno un bel fogliettino ed è finita la solfa. Niente documenti, niente targhe, niente immatricolazioni o cose di questo tipo. Che comunque è sempre stata la bega di tutti gli appassionati della pista e anche dei team delle derivate di serie. Avere la moto immatricolata anche se effettivamente in strada non ci girerà mai. Prima che i leoni da tastiera ma la R6 Race si chiama Race ma il catalizzatore, l'ABS, i fari, bla bla bla. Ci arrivo dopo. Nell'inverno scorso ho fatto alcuni test con Yamaha e sapendo di questo progetto gli ho proposto di raccontarlo. Questa cosa a loro è piaciuta e così nasce la serie che avete visto l'anno scorso. Se non l'avete vista c'è una playlist dedicata sul canale che si chiama Dal concessionario alla pista, nella quale ho fatto vedere come potesse andare benissimo una moto da concessionario nell'utilizzo in pista per poi modificarla con il kit GYTR e come obiettivo ultimo quello di farla correre con ancora più parti speciali in un campionato di livello nazionale. Ancora non è definito, ma ne stiamo parlando. Perché Yamaha ha deciso di vendere la R6 solo per uso sportivo è perché secondo loro è impossibile o controsenso riuscire ad omologare la moto con le restringenti normative Euro 5. Già nella condizione attuale, in modalità Euro 4, la moto è agghindata di ogni qualsiasi cosa possibile e immaginabile fra catalizzatori, bruciatori carboni, recuperi di ogni tipo per vapori, aria, benzina, materiale fonoassorbente in ogni dove per l'inquinamento acustico e se dovessero addirittura omologare l'Euro 5, immaginate voi. Non sarebbe più la stessa moto. E qui ovviamente la decisione di venderla solo Race, quindi non immatricolabile, come oggetto utilizzato per poi essere sfruttato in pista, come si fa con il motocross o con le moto da GP. Ovviamente non esiste ancora una produzione dedicata alla R6 Race versione corsaiola e per questo motivo le moto vengono vendute come le stradali semplicemente con la possibilità di non immatricolarle più. L'unico vantaggio appunto è la gestione. Quindi no bollo, no assicurazione, no spese di pratica e potete acquistare la moto e portarla a casa tranquillamente. Che poi è quello che hanno sempre fatto tutti i team delle derivate di serie. Vai al concessionario, compri la moto, la spogli di tutto il non necessario e la allestisci per le corse. Poi, visto che il motociclismo stradale, soprattutto negli ultimi anni, ha preso direzioni completamente diverse, soprattutto per quanto riguarda le super sportive, che hanno preso sempre di più la via della pista, ecco fatta la decisione. Ovviamente, essendo un progetto nuovo, Yamaha voleva vedere la risposta del pubblico per poi tarare le proprie scelte. La risposta a questa cosa è che in Italia nel prossimo anno apriranno degli Yamaha Pro Shop e che stanno organizzando la vendita della moto già con una versione corsaiola spogliata di tutto il necessario e con le carene in vetroresina. Il discorso del perché una casa si prenda la briga di aprire dei centri dedicati al montaggio racing delle proprie moto è curioso ma semplice. Quante moto accrocchiate, gente con problemi avete visto in pista? Tutti si lamentano del meccanico, tutti! Il 90% ha le moto fatte a caso da meccanici che probabilmente non lavorano con le moto da corsa e fanno i tagliandi agli scooter e non hanno esperienza. Parentesi, non è denigrante fare tagliando lo scooter, semplicemente è totalmente diverso che gestire una moto racing. Probabilmente un meccanico racing avrà delle difficoltà perché ci sono dei trucchi da sapere anche sugli scooter.
Poi voglio spezzare una lancia in favore dei meccanici, perché spesso i consumatori, piloti o chiamiamoli conduttori della moto non hanno esperienza e quindi portano la moto in posti sbagliati, pretendendo magari anche lavori strani e magari lamentandosi anche del prezzo. Ricordatevi che di fretta e a poco non esiste mai, soprattutto qua, perché ci si fa male. Per questo motivo Yamaha ha deciso di aprire i Pro Shop, che saranno centri dedicati alla preparazione, alla manutenzione e alla gestione delle moto racing. Ovviamente Yamaha. Luoghi in cui ci saranno persone competenti, anche perché la casa ci mette la faccia, che sapranno mettere le mani a dovere sulla moto e sui materiali racing. Quindi eviteremo a mio cugino che monta una cosa sbagliata nella maniera sbagliata, che magari era destinata a un altro utilizzo. Fine del film delle invenzioni e del pressapochismo, anche perché nel kit ed in tutto il catalogo GYTR tutte le parti sono collaudate, testate, provate e garantite. Quindi in questo catalogo e in questi kit Yamaha ti dice: Ciccio, questa roba funziona per davvero. L'anno scorso, quando ho cominciato la serie del concessionario alla pista, il mio compito era dimostrare come una moto da concessionario appunto potesse difendersi egregiamente in pista, e allora ho fatto un programma di 3 uscite. Sono stato in una pista media, che era Cremona, sono stato in una pista lunga, che era il Mugello, sono stato in una pista piccola, che era Castelletto di Branduzzo. Inoltre nel passato ho lavorato per una scuola Yamaha, che aveva delle Yamaha R1 di serie e con le quali al Mugello giravamo tranquillamente sotto i 2 minuti. Al giorno d'oggi le super sportive sono delle vere e proprie race bike e per questo non ero preoccupato. Sapevo più o meno a cosa sarei andato incontro. E così ho sfruttato la cosa per sfatare qualche tabù. Ho ricevuto commenti di persone che affermavano: ma con l'ABS originale non puoi girare, ma con i tubi in gomma è pericoloso. In realtà non sono mai caduto e ho fatto anche dei discreti tempi con delle gomme normalissime, considerando che la moto montava tutto di serie, quindi impianto elettrico standard, clacson, ABS, cavalletti, fari, eccetera eccetera eccetera. Con le Pirelli SC1 ho girato 41 a Cremona e 2-3 al Mugello. Ovviamente poi, come ho spiegato nei video, la moto originale ha dei limiti. Ed il progetto con Yamaha consiste proprio in questo: far vedere come funziona, poi modificare e spiegarne il perché. Bisogna poi sempre ponderare, anche in base al livello di chi guida. Io ho riscontrato un ottimo funzionamento generale e fondamentalmente facevo benzina e mi divertivo. Le uniche cose che ho cambiato sono il setup delle sospensioni, dando del sostegno con del precarico che è regolabile sia all'anteriore con la forcella che al posteriore con l'ammortizzatore. Non ho toccato le geometrie perché volevo utilizzare quelle originali, quindi le altezze sono quelle standard. Ho lavorato un pochino sull'idraulica e non ho potuto nemmeno fare il rapporto perché è quello di serie, che è 1645 con la catena 525 stradale. E questa è un'anticipazione perché nel kit che riceverò non c'è la trasmissione e quindi vedremo come cambierà il rapporto e quanto andrà più forte la moto con 16 kg in meno, scarico e centralina. Qui arriva il bello e, come vi ho già detto, il continuo di questa storia era equipaggiare appunto la mia R6 Race con il kit GYTR e far vedere i miglioramenti. Dopo la depressione del Covid, la crisi della mancanza dei materiali nel mondo, finalmente Yamaha mi chiama e mi dice: Edo, c'è il kit GYTR, quindi la moto l'ho caricata direttamente nel carrello e mi sono precipitato da Yamaha Motor Times per lasciarla in maniera che me la allestissero. Allora, prima di dirvi cosa comprende, vi anticipo che uno dei prossimi video sarà in officina direttamente, dove farò vedere come allestiremo la mia R6 con il kit, così potrete vedere con i vostri occhi come si lavora e che cosa fanno in quelle officine. Per quanto riguarda i kit, Yamaha ha pensato a 3 diverse tipologie, ed attenzione alla parola kit, perché serve a spiegare che comunque è un insieme di pezzi che viene montato sulla moto, ma non è vincolante. Cosa voglio dire? Yamaha ti propone delle parti studiate, provate, collaudate ed è certa di quello che ti sta offrendo. In più ci sono delle cose specifiche studiate per i modelli appositi per i quali vengono vendute. Quindi stop all'improvvisazione, stop alle invenzioni, però nessuno ti vieta di usare una componente diversa, appunto perché deve essere utile, non limitante. Il kit deve essere un aiuto per non fare degli errori e consigliare chi non ha esperienza, però se hai l'amico che fa le manopole o che produce le pedane,
puoi tranquillamente montare quelle. I kit principalmente saranno 3, basati su 3 diversi livelli di utilizzatore finale. Il track day è il primo livello ed è fatto per le persone che si vogliono divertire in pista e che non hanno ambizioni corsaiole. Poi ci sarà il pack Evo, che sarà dedicato a chi frequenta molto più spesso la pista e che comincia a pretendere una determinata prestazione dalla propria moto. Infine ci sarà il pack Pro, che sarà dedicato a tutti coloro che hanno voglia di gareggiare nei campionati nazionali o semplicemente possedere un esemplare ready to race. I pack poi sono estremamente diversi per contenuto tecnico e prezzo. C'è la possibilità di risparmiare o quella di fare una moto per il mondiale Supersport. Massima libertà di personalizzazione, anche perché il Pro Shop aiuterà a scegliere il cliente che deciderà in base ai propri obiettivi. Ovviamente al di fuori del kit basta consultare il catalogo GYTR per perdere la testa in una fila di parti speciali da montare sulla propria moto. Ecco, io una di quelle cose che non devo guardare perché questo, vorrei questo, tutto. Quindi per adesso c'è questo e utilizziamo questo. Ovviamente il fine ultimo di questa storia è che Mazzuoli non corre da 3 anni e attraverso questa cosa magari potrebbe tornare a correre utilizzando il kit Pro in un campionato nazionale. Quindi se volete vedere il proseguio di questa storia e sostenermi, iscrivetevi al canale e scrivetemi nei commenti se secondo voi ha senso questa cosa oppure no. Il mio kit attualmente è il primo livello, quindi è un track day arricchito. Diciamo una via di mezzo fra il track day e il pack Evo. Quando vedrete questo video io avrò già anche ritirato la moto e come vi ho già detto prima ci sarà una differenza di peso incredibile perché la moto da come era prima a come è stata allestita con il kit ha perso 16 kg. 16 kg. Nel prossimo video di Dal concessionario alla pista andremo in officina a vedere come si monta nel dettaglio la moto racing, così che possiate vederlo con i vostri occhi. Io, inutile che vi dica ovviamente che non vedo l'ora di provarla e voglio fare come ho fatto l'anno scorso. Stesse piste, stesse gomme, in più c'è lo stesso rapporto e vediamo che cosa cambia. E sono estremamente sicuro che il cronometro cambierà drasticamente. In più, durante le giornate cercherò di raccontarvi che cosa è cambiato e perché. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!